Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi è un approfondimento della lettura generale che è già online, la trovate nella playlist del canale nell'oroscopo annuale stagionale ed è quella con la copertina azzurra. Andando a riprendere le energie dell'altra volta abbiamo un 8 di bastoni, un 3 di pentacoli, un 4 di pentacoli, la carta del carro e il 10 di spade. Ragazzi, come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare e Venere. E se non sapete come unire questi oroscopi, sotto nella descrizione del video trovate il link a una guida che vi spiega proprio come farlo. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche altri link a video che potrebbero esservi utili. Dunque ragazzi, devo dire che partiamo con un'energia molto forte, molto veloce con questo 8 di bastoni. L'otto di bastoni è sempre una carta che parla di notizie che arrivano, di novità, a volte si parla di qualcuno che arriva, lo andiamo poi a vedere eh, nel prossimo periodo, però vi dico che mentre mischiavo queste carte è uscito un asso di coppe, adesso l'ho rimesso dentro. Quindi potrebbe essere una buona notizia, l'inizio di qualche cosa. Sì, lo andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi. Allora, poi abbiamo il 3 di pentacoli e il 4 di pentacoli. Devo dire che per quello che riguarda il lavoro e l'economia, il periodo promette bene. Avete anche la giustizia e la papessa, quindi qui si parla di nuove collaborazioni, di contratti, di idee geniali che potrebbero arrivarvi tramite, diciamo, le canalizzazioni della sacerdotessa. C'è anche una particolare attenzione agli investimenti nella seconda parte del 2023. Ho come la sensazione che sì, vi adopererete per fare del vostro meglio, per stringere nuove collaborazioni. È come se ci fosse un nuovo progetto. Può essere che la notizia che arrivi sia proprio di un nuovo lavoro. E il consiglio qui è di proteggerlo fondamentalmente, di cercare di vedere oltre, di fare le cose fatte in un certo modo con la carta della giustizia. Tenete presente che la giustizia è quell'energia che compensa quello che è stato tolto ed è anche quell'energia che taglia le cose che non servono più per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Devo dire che se fosse una nuova collaborazione, visto che abbiamo anche un carro, ci potrebbero essere degli spostamenti dovuti magari a questa nuova collaborazione, al lavoro. Per qualcuno la carta del carro può fare riferimento proprio a un trasloco, quindi a uno spostamento di tanti chilometri, proprio anche di residenza. E poi abbiamo questo 10 di spade che ragazzi è un 10, quindi è una carta di fine ciclo, è una carta di, sì, di arrivo, come vi posso dire. Tecnicamente è una carta che vi dice che è finito il periodo della sofferenza. Come vi dicevo prima, la giustizia quando arriva arriva per compensare. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere che cosa si tratta l'otto di bastoni. Abbiamo un 9 di pentacoli al contrario, un 2 di pentacoli e un 2 di spade. Allora, qui potrebbero esserci delle notizie nella seconda parte del 2023 inerente, ragazzi, o un'eredità, però ho come la sensazione che questa eredità, allora, per qualcuno non si sa se accettarla o no, e per qualcun altro vi dico che è come se
non arrivasse l'aiuto aspettato. Cioè la notizia è quella del 9 di Pentacoli al contrario, nel senso ci può essere qualche questione appunto a livello economico da dover regolarizzare, però sono più questioni legate appunto a eredità o con il 9 di Pentacoli è denaro che avete già in vostro possesso. Può essere che ci sia qualche investimento da fare o vi dico che potrebbe anche esserci la necessità di prendersi cura di qualcuno e di conseguenza c'è una sorta di dispendio maggiore di economia o di energie. In qualche mazzo ogni tanto il 9 di Pentacoli viene rappresentato come una donna incinta, perché è comunque una carta di abbondanza, di fertilità. Mm. E qui c'è qualche questione con tutti questi due eh, che vi mette in una posizione di ambivalenza. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro riesco a dirvi. Andiamo a vedere il 3 di Pentacoli. Allora, abbiamo un 5 di bastoni, un fante di pentacoli, un 6 di pentacoli e un 10 di bastoni. Mm. Sì, probabilmente ci saranno delle questioni, perché anche qui avete un 6 di pentacoli, quindi ehm, ci sono delle questioni legate al denaro nella prossima parte del 2023, legate a situazioni personali di denaro, che ho come la sensazione, adesso andiamo a vedere anche questo 4 di pentacoli, però ho come la sensazione che vi facciano alzare un po' l'asticella, no? Cioè è un po' come dire ok, non mi accontento più di quello che mi danno sul lavoro, ho esigenze diverse a livello personale, quindi ho bisogno di più entrate a livello lavorativo. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. 2 di coppe, cavaliere di coppe al contrario, regina di bastoni e asso di bastoni al contrario. Allora, qui ragazzi con questo cavaliere di coppe al contrario ci potrebbe essere un'offerta che non arriva. Potrebbe essere da parte di una donna, magari un capo, magari una madre, magari se qui si tratta di una questione legata all'eredità o soldi di famiglia, comunque può anche essere che qualcuno, ipotesi, abbia chiesto un aiuto ai genitori e qui ho come la sensazione che per riuscire ad avere questo tipo di aiuto dobbiate un attimino scendere a compromessi. Perché anche qui avere 6 di denari è una carta che parla come la giustizia di equilibrio. Io ho la sensazione che nella seconda parte del 2023 sarete portati a puntare un pochettino i piedi su quello che è quello che chiedete in cambio a livello di denaro, il vostro il vostro, scusate, amor proprio, il valore che date, che vi date. Andiamo a vedere il carro. Re di coppe e nuovamente il 10 di spade. Dunque, ragazzi, qualsiasi cosa rappresenti per voi il carro, che sia il viaggio, che sia cioè scusate, che sia un viaggio per piacere, che sia un viaggio per lavoro, che sia un trasferimento, un trasloco, una nuova direzione al progetto di cui ci parla il 3 di Pentacoli, sento che vi porterà a maturità emotiva, a lasciarvi indietro tutto il dolore e la sofferenza che avete vissuto fino ad adesso, perché il 10 di spade è proprio la carta che parla della fine della sofferenza. Andiamo a vedere il 10 di spade qui. Amanti al contrario. E 7 di bastoni. Ragazzi, sì, allora devo dire che nel caso abbiate un lavoro,
Sento che la cosa potrebbe, sia che sia autonomo sia che sia dipendente, le cose potrebbero migliorare. Devo dire che è come se nella seconda parte del 2023 foste portati ad alzare un pochettino di più la testa, a dire no, io valgo questo è quello che penso io. Se per esempio state facendo un progetto, una collaborazione con tante persone, se siete in una squadra, vi confesso che ci sarà da lottare, però è anche vero che ci sarà da condividere. Cioè è un po' il no, non mollo su questo punto, però possiamo limare da quest'altra parte, no? Bisogna trovare dei compromessi, bisogna trovare degli accordi senza esporsi troppo, mi verrebbe da dire, o senza aspettare che sia l'altra persona ad esporsi troppo, perché effettivamente con questo asso di bastone al contrario non so quanta azione feconda ci possa essere da parte di questa persona. Allora, per quello che riguarda, diciamo, il denaro già in vostro possesso, devo dire che potrebbero esserci delle novità, potrebbero esserci delle scelte da fare in relazione a questo denaro. Datemi un'altra carta per questo 9 di pentacoli. 5 di denari, sì, è come se ci fosse o una spesa imprevista o delle tasse impreviste o è come se vi arrivasse una notizia che vi fa rimanere un attimino lì e vi fate due domande su quanto convenga tenere investito del denaro lì piuttosto che tenere quell'immobile in affitto e via dicendo. Vi dirò, sarete portati a proteggere quello che già avete. È per quello che state cercando un modo di gestire meglio le vostre finanze, mi verrebbe da dire. State cercando di capire che direzione dare sia al vostro lavoro, sia alla vostra vita in generale, mi verrebbe da dire, sia alle vostre finanze. Ed è un po' tutto di pari passo con quello che è l'amor proprio. Nel senso che più lotterete per far valere le vostre idee, perché le cose siano in equilibrio e giuste per tutti, e più lavorerete sul vostro amor proprio. Mano a mano che aumenta l'amor proprio, energeticamente iniziano poi anche ad arrivare più soldi. Ragazzi, se si trattasse di un'azienda familiare o magari di un'azienda con il partner, anche qui bisogna un attimino, insomma, trovare un punto di incontro, mi verrebbe da dire. Perché comunque avete il 2 di coppe, avete il 6 di pentacoli, avete la giustizia. Io credo che sia una collaborazione che possa dare i frutti, c'è ancora molto da imparare, sia sulla collaborazione in sé, sia sul progetto, però è giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità e anche i propri meriti, quindi è giusto lavorare insieme e condividere insieme i frutti. Nel caso siate senza lavoro, vi dico che potreste trovare effettivamente dei lavori. Ragazzi, non sento che siano lavori per adesso, diciamo, con contratti a lungo termine, anche se vi dico che comunque avete la giustizia, quindi qualche contratto arriva, anche qui avete 6 di pentacoli, avete un compromesso qui. In tal caso comunque, visto che non sapete se verrà rinnovato, se sarà appunto nel lungo periodo, comunque magari molti non sanno ancora di che contratto si tratta, il consiglio qui è di essere molto oculati con il denaro che già avete, ok? Anche se vi promettono ipotesi di, non lo so, avere uno stipendio di 2000 euro al mese, non iniziate a spendere, spandere appena iniziate a lavorare, magari perché avete bisogno di curare un'immagine per il nuovo lavoro,
perché comunque lo stipendio non l'avete ancora visto, quindi poi magari i 2000 euro che vi hanno promessi sono lordi e alla fine la busta paga è di 900.000 euro. Quindi prima di fare scelte avventate, aspettate di avere come i dati in mano, ok? Comunque ragazzi, a parte questa attenzione ai vostri risparmi, diciamo, e alle spese impreviste, perché potrebbe esserci qualche questione legata o a delle tasse o a un'eredità o a una ristrutturazione di una casa, che potrebbe portarvi un po' fuori budget, ok? Quindi fate solo attenzione a come scegliete di investire i soldi. Poi per il resto vedo dei movimenti, c'è anche la possibilità di organizzare un viaggio, come vi dicevo, e di riportare una sorta di equilibrio in un'azienda familiare o comunque ci sono progetti col 3 di pentacoli, è sempre un qualche cosa che va in espansione il 3. Va bene, andiamo a vedere un koan buddista, un messaggio di meditazione. Si chiamano koan zen queste carte. Wow. L'onda e il mare sono uno. È un po' come dire che la vita, i problemi, le percezioni, i pensieri, i movimenti di una singola onda alla fine influenza l'intero mare, perché comunque l'onda è il mare, è una parte del mare. È come dire che noi siamo una parte dell'uno, dell'unità. Ognuno di noi fa parte della coscienza divina, in ognuno di noi c'è un pezzo di coscienza divina. Quindi è anche giusto dire che quando ci si confronta con un'altra persona, ci si confronta con se stessi, perché in fondo noi siamo tutti gli altri. Carta molto profonda, devo dire. Andiamo a vedere ancora una fatina. Wow, luce interiore e qui abbiamo leggerezza. Bellissimo ragazzi, è un po' come se vi dicessero di brillare da dentro, di cercare la vostra spinta interna e di prendere anche un po' la vita con leggerezza, ok? Perché comunque pensare troppo appesantisce e alla fine non è detto che a furia di pensare si trovi subito la soluzione. Alle volte è proprio necessario staccarsi da certi pensieri per far sì che la soluzione possa essere canalizzata, possa arrivare dall'alto. Amici dell'Ariete, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione o con la vostra iscrizione. Se poi volete sostenere attivamente il canale, potete anche fare una donazione o abbonarvi. L'abbonamento è diviso in due fasce, quella più bassa è semplicemente per sostenere il canale, mentre la fascia di prezzo più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Giusto per fare una precisazione, il percorso che sto proponendo sulle credenze limitanti è un percorso cucito su misura, ma è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, io vi auguro un prossimo semestre ricco e abbondante, vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!